In questo video vorrei mostrarti come, come modellare un appartamento utilizzando il plugin 1001 bit. Esistono due versioni di questo plugin, una versione gratuita ed una versione a pagamento. Per poterlo scaricare, andando in estensione, gestisci estensione, Extension Warehouse, e scrivendo qui nella riga di comando 1001 bit, abbiamo la possibilità di accedere alla versione gratuita del plugin. Esiste poi anche una versione a pagamento che ha delle maggiori funzionalità. Una volta scaricato, quindi ci troviamo di fronte ad una barra degli strumenti, diciamo, abbastanza piena. Nella prima parte del plugin, quindi fino più o meno a questa zona qua, ci sono tutta una serie di comandi dedicati al 2D o ad operazioni legate sul 2D. In questa sezione qui invece abbiamo delle funzioni legate al 3D. Anche in questo caso, quindi come abbiamo visto per la modellazione di un classico appartamento utilizzando i normali comandi di SketchUp, conviene partire da una base di VG. Quindi se io vado in File, Importa e vado ad aprire un file DVG, quindi clicco su opzioni e mi accerto che l'unità di misura sia impostata in metri. Confermo con OK, confermo con importa e vado ad importare il mio, il mio DVG. Come abbiamo già visto per, diciamo, come abbiamo visto in altri tutorial, quando noi importiamo un DVG, il programma nella sezione dei tag ci va a copiare tutti i tag che sono presenti all'interno del file AutoCAD. Tutti questi tag sono un po' inutili per, diciamo, per fare il 3D, anzi molti di questi tag diciamo non ci servirebbero a nulla. Quindi conviene andarli ad inglobare tutti quanti in un tag diciamo dedicato soltanto a contenere gli elementi di VG. Quindi se vado su creazione nuovo tag e rinomino con DVG questo nuovo tag e prendo gli altri tag, ad eccezione del tag non taggato, questo qui non lo eliminiamo, e li vado a selezionare tutti, li posso andare ad eliminare oppure posso selezionare questo, posso spostare lui nel tag DVG con un doppio clic, posso entrare all'interno del gruppo, selezionare tutti questi elementi e andarli a spostare tutti quanti nel tag DVG. Una volta fatto questo, seleziono tutti i tag, ad eccezione del tag non taggato e di quello DVG, e con tasto destro elimina tag, vado a eliminare tutti i tag. Per accertarmi che l'operazione è stata svolta correttamente, vado a nascondere o a mostrare il tag DVG e quindi vedo che si nasconde tutto quello che c'era nella scena.
Adesso sono pronto, diciamo, per cominciare a lavorare. Mi pongo in una vista dall'alto e dalla telecamera mi metto in posizione proiezione parallela. Mi avvicino al mio DVG e con lo strumento righello, misura, vado a misurare la larghezza di uno di questi elementi, quindi 0,40. A questo punto, invece di procedere nella creazione dei vari rettangoli, posso andare a utilizzare lo strumento muro del plugin 1001 bit. Quando lo clicco si apre il pannello di settaggio, quindi innanzitutto mi chiede l'allineamento se lo voglio creare sul lato destro o sul lato sinistro, sul lato centrale. Il lato centrale al centro non si utilizza mai, quindi scegliamo di indicare o il lato sinistro o il lato destro, a secondo se procediamo nel ricalcare i muri in senso orario o in senso antiorario. Ci viene richiesto lo spessore del muro che dovrebbe essere 0,40. Poi ci viene chiesta l'altezza del muro. L'altezza del muro io in realtà dovrei andarla a recuperare dalla sezione, quindi dovrei andare a vedere quello che sto disegnando qui sarebbe il piano interrato e quindi io dovrei andare a vedere da piano calpestio a piano calpestio quanto misura il piano interrato, quindi 2 metri e 88. Quindi ritorno qui, riattivo il muro, altezza 2,88, larghezza 0,4, allineamento a sinistra e clicco sul tasto Build Wall, costruisci muro. Mi avvicino allo spigolo e vado a tracciare quello che è il profilo del mio muro. Fortunatamente i muri eh, di questa casa sono tutti diciamo della stessa misura, perché se ci fossero delle misure diverse io dovrei interrompere il comando. Quando arrivo sull'ultimo punto, con un clic vado a chiudere la forma. Se mi posiziono in vista 3D, abbiamo creato il muro. Mi posiziono qui dall'alto. In realtà adesso, prima di cominciare a creare i muri interni, vado a creare un nuovo tag che chiamo muri esterni, seleziono questi muri e li vado a spostare nel tag muri esterni. Quindi vado a diversificare il tag per i muri esterni e ne vado a creare un altro per i muri interni. Quindi vado sempre sullo strumento muro, lascio inalterati gli stessi valori di prima e vado a tracciare un muro che arriva qui in questo punto e anche se questo è un pilastro posso comunque farlo tranquillamente con il muro. Mi sposto, seleziono questi due elementi e li vado a spostare nel tag muri interni. Mi rimetto di nuovo in una vista dall'alto. Qui ho un cambio di spessore del muro, quindi con lo strumento misura vado a misurare quello che è lo spessore ed ho 10 centimetri di spessore, quindi riclicco qui e vado a cambiare l'unico parametro che cambia, ovvero lo spessore, quindi 0,10. Clicco ancora sul tasto costruisci muro e vado a creare il muro. Nel caso in cui
non dovesse prendere bene lo snap, io volendo posso anche nascondere, diciamo, qualche elemento. A volte potrebbe verificarsi una situazione del genere, cioè per colpa della presenza di elementi 2D e 3D, lui potrebbe farci creare un muro, diciamo, più elevato. Ora io non avrei nessun problema a prendere questo elemento e andarlo ad abbassare, però il modo più semplice per evitare che ciò accada è anche quello di andare a disegnare direttamente il muro da una vista 3D, quindi non è particolarmente complicato andare su questi, diciamo, spostarsi quindi in una vista 3D e andare quindi a creare il muro. Anche in questo caso prendiamo questi due muri e li andiamo a spostare nel tag muri interni. Ogni tanto facciamo anche qualche verifica, cioè verifichiamo se i tag sono contenuti, diciamo, nel corretto spazio. A questo punto dobbiamo andare a creare i pavimenti. Mi può essere comodo andare a nascondere i muri, quindi anche per questo è utile nascondere, diciamo, distribuire i vari elementi su dei tag, in modo tale che quando ne ho la necessità, diciamo, ho la possibilità di andare a spegnere questi elementi. Ora con lo strumento matita vado a tracciare il profilo, possibilmente il profilo interno dei miei pavimenti. In questo caso io sto facendo un unico pavimento che riprende diciamo, tutta la superficie del garage. Nel caso in cui poi in fase di render mi dovessi accorgere che ho necessità di dare materiali diversi alle varie stanze, allora a quel punto dovrò andare a spaccare questa superficie per andare a creare un elemento. Prima di procedere ulteriormente, diciamo, con la sistemazione nel layer corretto di questo elemento, vado a creare un gruppo e volendo posso anche dargli uno spessore, anche se comunque lasciarlo in questa maniera, se non ho bisogno di fare sezioni, può andare comunque bene. Quindi con un triplo clic seleziono tutto, tasto destro crea gruppo, vado a creare un nuovo tag che chiamo pavimento, magari con la dicitura -1 per indicare che si tratta del pavimento del piano terra e vado del piano interrato e vado a inserire questo elemento all'interno di questo tag. Poi vado a riaccendere tutto per avere la pianta completa. A questo punto devo andare a inserire quelle che sono le porte e le finestre. Con lo stile raggi X rendo il modello semitrasparente. Con il modello semitrasparente posso andare a misurare quelle che sono le larghezze delle porte. Quindi vado da questo punto a questo punto e vedo che ho una larghezza di 0,80. Quindi ho una porta con una larghezza da 0,80. Sempre sulla barra di 1001 bit, qui abbiamo il comando per creare delle aperture. Vado in sezione e vado a cercare una porta interna per vedere la loro altezza. Quindi la misuro e ho un'altezza di 2,05 m. Quindi mi avvicino nuovamente al mio 3D, vado sul comando
apertura e aiutandomi anche con le lettere, quindi imposto un'altezza di 2,05 e una larghezza di 0,8. Clicco su Create Opening, mi avvicino alla parete e con un doppio clic vado con grande facilità a creare un buco nella parete. Qui in questo caso abbiamo le porte del garage che hanno comunque un'altra misura, quindi le vado a misurare, quindi abbiamo una altezza di 2,50 m e una larghezza di 2,70 m. Quindi torno nuovamente sull'apertura, 2,5, 2,7. Clicco Create Opening, mi avvicino alle pareti facendo attenzione che il rettangolo sia verticale, quindi con un doppio clic apro un'apertura qui e un'apertura qui e quindi ho creato il mio piano interrato. Passo poi alla definizione degli altri piani. Inizialmente i vari piani non c'è bisogno di sovrapporli, anzi il fatto di averli separati mi rende il lavoro più semplice. Quindi mi riposto di nuovo in una vista dall'alto e vado a misurare da piano calpestio a piano calpestio appunto quella che è, diciamo, questa distanza, quindi 3,10 m. Lo spessore dovrebbe essere come quello di sotto, quindi 0,40 infatti. Quindi vado sullo strumento muro, nell'altezza imposto 3,1, nella larghezza imposto 0,4. Lascio sempre l'allineamento a sinistra, confermo la creazione del muro e vado a fare tutto il perimetro esterno del muro. Vado a creare un nuovo tag che chiamo muri esterni, trattino basso, 0. Così per diversificare i muri esterni, quindi questi qua li posso chiamare meno 1, quindi posso usare la dicitura 0 per il piano 0, meno 1 per il piano meno 1 e anche qua muri interni diventa meno 1. Quindi seleziono questi muri, vado nel tag e inserisco questi muri nel tag muri esterni. Mi metto sempre in una vista dall'alto. Adesso procedo con i muri interni che dovrebbero avere una larghezza di 10 cm. Quindi vado sul muro, imposto l'altezza è sempre di 3,10 ma imposto la larghezza di 0,1. Vado qui e vado a ricalcare sempre il lato sinistro
e quindi vado a creare, diciamo, tutti questi muri. Qui dove ho questi pilastri, il plugin non ha uno strumento pilastri e quindi li creo come se fossero dei semplici muri. Nel caso in cui, diciamo, si verifichi una cosa del genere, diciamo, come dicevo precedentemente, l'unico modo per evitare che questo problema, diciamo, possa avvenire è quello di disegnare direttamente dalla vista 3D, perché purtroppo noi non possiamo renderci conto da subito, dalla pianta, se lo snap, diciamo, si aggrappa a qualcosa, diciamo, più elevato e quindi, diciamo, in quella maniera, quindi lavorando direttamente dal 3D, possiamo bypassare quel problema. Andiamo a creare un nuovo tag che chiamiamo muri interni 0. Seleziono tutti i muri interni e li vado a spostare i muri interni 0 e mi accerto, diciamo, che il tutto funzioni correttamente. Adesso passo a creare le porte e le finestre, anche se qua però abbiamo un altro muro qui, quindi andiamo a rimpicciolire la larghezza del muro. Quando stiamo tracciando gli elementi e abbiamo difficoltà di vedere i punti retrostanti dove si incrociano i muri, la modalità semitrasparente è sicuramente l'ideale per riuscire facilmente a bypassare il problema. Adesso andiamo a inserire le porte e le finestre. L'altezza delle porte è la stessa in tutto l'appartamento e anche la larghezza dovrebbe essere sempre di 0,80. Quindi verifichiamo 0,8. Quindi vado sulla creazione delle aperture ed imposto un'altezza sempre di 2,05 e una larghezza di 0,8. Creo l'apertura con un doppio clic.
Qui per quanto riguarda la porta esterna abbiamo una larghezza maggiore, quindi la vado a misurare con il righello, 1,20 m. Poi è il momento, diciamo, di creare le porte, le finestre esterne. Quindi vado in una vista di prospetto e vado a vedere dal piano calpestio l'altezza della finestra, quindi 90 e 1,50 m. Ora, per riuscire a posizionare correttamente la finestra a 90 centimetri, io mi aiuto con il righello con il quale vado a tracciare delle linee di costruzione. Quindi se vado ancora qui sull'apertura, abbiamo detto che l'altezza era, non mi ricordo più, l'altezza della finestra era 1,50 m e la larghezza 1,40 m, quindi 1,40 m, 1,50 m e con un doppio clic apro lo spazio. Da quest'altra parte dovrebbe essere lo stesso discorso, quindi traccio la linea di costruzione, vado sempre sull'apertura, con un doppio clic apro l'apertura, quindi sempre con il righello mi stacco una distanza di 0,9 e con questo comando vado ad aprire, diciamo, l'apertura. Qui abbiamo 0,9. Questa qui è la finestra sulle scale e dovrebbe avere un'altezza diversa. Quindi magari questa qua la facciamo successivamente, perché per fare questa finestra mi servirebbe anche il muro, diciamo, del piano superiore. Quindi per adesso la lascio così. Vado a completare con quest'altra finestra, quindi ancora 0,9. Quando noi procediamo alla creazione dei muri, soprattutto se l'appartamento è un appartamento a più livelli, conviene sempre, diciamo, iniziare a separare i livelli e poi magari andarli ad unire successivamente, perché il fatto di metterli già da subito uno sull'altro renderebbe semplicemente il lavoro un po' più complesso. Io questi due quindi già li ho creati con il plugin. Adesso andiamo a creare questo livello qui. Sì, 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 sì. Quindi mi metto in una vista dall'alto e vado sempre, diciamo, sulle sezioni e vado a vedere l'altezza dei muri. Quindi vado qui e vado da piano calpestio a piano calpestio, quindi abbiamo 2 metri e 41. Quindi mi sposto, torno di nuovo sulla pianta e mi vado a misurare anche quello che è lo spessore delle pareti, quindi 0,40. Vado a cliccare questo tasto qui, quindi Build Vertical Wall, quindi creazione dei muri. Lo clicco, si apre un pannello che mi chiede di inserire lo spessore del muro, quindi 0,4, l'altezza, quindi 2,4 e poi mi chiede se io nel momento in cui vado a tracciare, li voglio tracciare partendo da destra o partendo da sinistra. Io metto ad esempio da sinistra, vado su Build Wall, clicco sullo spigolo
e vado a ricalcare, quindi con un clic, quello che è il contorno esterno del mio edificio. Quando arriva alla fine confermo con un doppio clic. Quando vado in 3D ho fatto il muro. Quindi ancora più facile, cioè ci ho messo un secondo a farlo. Ovviamente anche in questo caso io andrò a distinguere, quindi andrò a creare un nuovo tag che andrò a chiamare muro esterno più 1. Quindi dando ad ognuno dei piani un tag quindi indicato con più 1, meno 1, diciamo io riesco a distinguere facilmente le varie parti. Volendo tu il numerino lo potresti dare anche nella parte iniziale del nome, perché comunque in SketchUp, visto che le cose si sistemano diciamo in ordine alfabetico, se io vado a mettere 0 davanti ai muri del piano 0, questi si mettono vicini e facendo la stessa cosa con meno 1 e meno 1 e magari lo vado a togliere nella parte retrostante, tu vedi che loro si vanno a sistemare, diciamo per piano. Quindi sì, sì. Quindi seleziono questo elemento, vado su non taggato e mi vado a posizionare su quello che è il muro esterno. Quando vado a ricalcare i muri interni, questo metodo a volte potrebbe, questo ricalco potrebbe creare dei problemi. Quindi se io mi metto dall'alto e allora a questo punto vado a fare prima i muri grandi, così evito di dover cambiare due volte la larghezza, perché visto che la larghezza di questi due muri interni è ancora 0,40, io preferisco farla ora. A volte quando io vado a ricalcare, diciamo, dei muri, a volte si potrebbe verificare un problema, cioè che toccando il muro precedente, a volte, vedi, si può verificare questo problema. Quindi lui si può aggrappare alla parte superiore. Per risolvere questo problema dobbiamo andare a tracciare il muro, che poi non è una cosa particolarmente complicata, la dobbiamo tracciare direttamente dal 3D, perché in questo modo noi vediamo perfettamente il muro e quindi capiamo subito se lui si sta aggrappando alla parte superiore o alla parte inferiore del muro. Sì.